Navalny è morto. Nei giorni che hanno seguito la sua morte, i suoi oppositori e la propaganda si sono impegnati nel tentare di demolire quel che è rimasto di lui, della sua immagine pubblica, della sua credibilità. È il capitolo finale della sua damnatio memorie. Il processo di delegittimazione è in atto da anni, ma ha subito un'accelerazione con la sua morte, con l'obiettivo di cancellarne il ricordo, impedire che diventi un martire. Ma in che modo lo stanno facendo? Nato nel 1976 da famiglia per metà ucraina, Alexei Navalny era tutto fuorché un politico in senso classico. È stato prima di tutto un blogger, un influencer. Parlava direttamente al popolo attraverso la rete. Привет, это Навальный. Привет, это Навальный. Привет, это Навальный. Il suo linguaggio è sempre stato fortemente provocatorio, finalizzato a trascinare le persone in strada a manifestare. E sarà bravo a farlo, ne porterà a migliaia. Prima attraverso il suo blog, poi con un uso strategico dei principali social media. Navalny è divenuto così il principale attore politico di una nuova idea di Russia, un modello per i più giovani. In un paese dove ti insegnano ad essere apolitico, era capace di mobilitare quella generazione di millennial che sognava una nazione più democratica e libera. Senza rinunciare al patriottismo, comprendeva l'importanza di dialogare con l'Occidente, di lasciarsi alle spalle la guerra fredda, quel clima d'odio, guerra e sospetto in cui Putin ha riportato il mondo con l'invasione dell'Ucraina. Ed era questo che spaventava il Cremlino, non tanto il suo consesso personale quanto l'esempio che dava, ma con attacchi personali che cercheranno di colpirlo. L'accusa più diffusa nei confronti di Navalny sarà quella di essere un neonazista, che riuscirà a minarne la credibilità anche agli occhi di molti sostenitori occidentali. In realtà la sua carriera politica inizia da Yabloko, partito liberal democratico di cui, a metà anni 2000, diverrà dirigente locale. Ma il seguito troppo ridotto convincerà Navalny che è necessario cambiare linguaggio, coinvolgere i nazionalisti nell'opposizione. Attirato dalla possibilità di coinvolgere un elettorato più numeroso, si lascerà quasi sedurre da alcune tematiche nazionaliste e girerà così due spot controversi, che saranno in futuro desumati dai detrattori per accusarlo di xenofobia. Nel primo si vestirà da dentista e paragonerà l'immigrazione clandestina a una carie, che se non curata prima che arrivi alla radice, rischia di rovinare la salute del dente. Nel video alterna radiografie di una carie a immagini di estremisti di destra e di aggressioni contro i migranti, interpretando la reazione violenta dei neofascisti come sintomo, come reazione sbagliata a un problema reale. Nel secondo, ancor più noto, farà un paragone fra l'utilizzo di un insetticida e di uno schiacciamosche per difendersi dagli insetti e una pistola da usare per autodifesa. Nel video ritrarrà gli aggressori come ceceni, dando adito ad accuse di islamofobia, ma in realtà i ceceni erano visti in quegli anni come un pericolo per la guerra in corso, non tanto per la religione islamica. Lo stile del video è goliardico, con una certa dose di black humor, che se da un lato era funzionale al coinvolgimento dei nazionalisti, dall'altro diverrà un boomerang che gli costerà il suo incarico con Yabloko. Pur ammettendo di aver usato un linguaggio troppo aggressivo, nelle interviste chiarirà diverse volte che il suo reale interesse era nella possibilità di dialogare con i nazionalisti. They are citizens of Russian Federation, and if I want to fight Putin, if I want to be a leader of a country, I cannot just ignore the huge part of it. Well, there are a lot of people who call themselves nationalists. Okay, let's discuss it. Se è vero quindi che una vena nazionalista è stata presente nella politica di Navalny, al punto che parteciperà alla marcia russa, non era però un neonazista. Guardando al programma del suo partito emerge un'idea di nazione democratica e progressista. La retorica nazionalista costituisce solo una parentesi nella prima fase della sua carriera, e a parte i due video non vi era materiale per corroborarla. Per questo motivo i detrattori inizieranno a far circolare fotomontaggi che, nonostante siano spesso fatti in modo approssimativo, sono riusciti a trovare spazio su siti e giornali. Il secondo passo per delegittimarlo è stata l'accusa di essere un agente straniero, un traditore. Qualsiasi oppositore del Cremlino ne viene tacciato, perché deve passare il messaggio che se sei contro Putin sei contro la Russia, e se lo sei è perché l'Occidente ti paga per esserlo. Ma come provarlo? Per Navalny verrà sfruttata la sua borsa di studio nel 2010 per frequentare il programma War Fellow, master semestrale della Yale University. Il programma si rivolgeva ad aspiranti leader politici internazionali che apprendevano nella prestigiosa università americana modalità di attivismo politico contemporaneo e la storia dei movimenti di contestazione. L'aver studiato in America, anche se per soli 6 mesi, era un indizio perfetto per lasciare intravedere oscure trame della CIA. Ma non si fermeranno a quello. Nel 2012 l'FSB riesce a firmare un incontro fra Vladimir Ashurkov, collaboratore di Navalny, e tale James William Thomas Ford, impiegato inglese dell'ambasciata che, a detta dei servizi segreti russi, è un agente sotto copertura del MI6. Il team di Navalny a quel tempo cercava informazioni sulle proprietà di oligarchi russi d'Inghilterra e, parlando delle attività che la fondazione porta avanti,
Ashurkov pronuncia una frase. A little money, if somebody would spend, I don't know, 10-20 million dollars a year on supporting this, we would see quite different picture. Per i media russi sarà la prova che Navalny era pagato dall'Occidente per organizzare una rivoluzione colorata. In realtà, guardando il video obiettivamente, non si intravede alcuna irregolarità. Anzi, Ford dice chiaramente che non intende violare la legge sugli agenti stranieri e si limita a consigliare un ente sulla trasparenza. Ma la forza di queste immagini, data dal loro essere filmate segretamente in bassa risoluzione, le carica di quel senso di illegalità e segretezza, trasmettendo allo spettatore la sensazione di trovarsi di fronte alla prova di qualche illecito. Sia l'accusa di neonazismo che quella di agente straniero hanno il fine di rovinare l'immagine di Navalny. Ma se si vuole davvero colpire un oppositore è necessario portarlo in tribunale, in modo da poterlo definire criminale e renderlo soggetto al potere giudiziario statale. Indagando il suo lavoro e quello dei familiari, le autorità troveranno delle transazioni economiche avvenute tramite intermediazione. In uno, la società del fratello Oleg aveva guadagnato delle provvigioni appaltando a degli spedizionieri esterni le consegne per conto della multinazionale francese Yves Rocher, mentre in un altro, lo stesso Navalny avrebbe convinto un amministratore pubblico a vendere del legname sotto costo tramite un intermediario. E in sostanza, dato che senza intermediario il guadagno sarebbe stato maggiore, veniva spacciata per truffa l'esistenza stessa di un'intermediazione, e Alexei fu arrestato e condannato. Ma soprattutto gli fu impedita qualsiasi candidatura futura. ONG internazionali chiederanno più volte la cancellazione delle accuse, perché artificiose e motivate politicamente, e la stessa Corte di Giustizia europea condannerà la Russia a pagare un risarcimento ad Alexei per ingiusta detenzione, ma inutilmente. Dopo nazista, traditore e truffatore, restava solo un'accusa da fargli, quella di essere insignificante. Per Putin non ha alcuna rilevanza all'interno della Russia. Navalny in Russia non era seguito neanche da una minoranza che può essere determinata importante. Citazioni come queste sono diffusissime in rete. Lo stesso Putin, quando gli venivano poste domande su Navalny, non lo chiamava mai per nome, ma usava degli eufemismi nel vano tentativo di sminuirne l'importanza. Человека, о котором вы упомянули, значит, его могут назвать как угодно. In realtà di esperienza politica Navalny ne aveva maturata molta, anche fondando partiti, e l'unica volta che si è potuto candidare ha ottenuto il 27% a Mosca. Ma in ogni caso, per giudicare numericamente il sostegno a Navalny, non si deve ragionare per percentuali di elettorato, come si fa con un politico tradizionale, ma è più rilevante guardare alle visualizzazioni dei video, perché è l'ampia circolazione delle sue inchieste anticorruzione che lo ha reso simbolo di resistenza, catalizzatore del dissenso. Grazie ad esse e al suo linguaggio popolare, era divenuto l'immagine vivente di una Russia diversa, contemporanea, distante da quell'estetica imperiale e conservatrice rappresentata dal putinismo. Le manifestazioni che organizzava rappresentavano una sfida diretta alle autorità e i continui arresti lo rendevano un martire che non aveva paura di agire in prima persona, di sacrificare se stesso. Ed è questo che spaventava davvero una leadership che si reggeva su paura e culto del leader. Lui invitava alla ribellione, a non avere paura di andare contro il potere se lo si considera legittimo e corrotto. Not give up. Ed è per questo che chiuderanno la sua fondazione, dichiarandola agente straniero, e che cercheranno in tutti i modi di chiudergli la bocca. Quando tutto questo non basta, non resta infatti che l'eliminazione fisica. Già nel 2012 Navalny venne aggredito 2 volte di una sostanza caustica che gli causerà una riduzione della vista all'occhio destro, immagini divenute iconiche dei tentativi di fermarlo. Ma sarà nel 2020 che Navalny verrà avvelenato in modo grave, salvandosi per miracolo grazie a un atterraggio d'emergenza e a cure tempestive. Dopo che l'ospedale ebbe confermato le tracce di veleno, Navalny realizzerà uno dei suoi video più famosi. Indagherà insieme a Christo Groziev, celebre giornalista investigativo di Bellingcat, per scoprire gli autori dell'attentato. Un'inchiesta seguita e documentata in ogni sua fase da giornalisti di 4 delle principali testate indipendenti del mondo. E persino il Washington Post realizzerà un'indagine visuale indipendente analizzando fotografie e video di sorveglianza. Eppure, nonostante le prove raccolte, nonostante si sappia con certezza che Putin lo volesse morto, che lo dicano con forza sua moglie e i suoi collaboratori, nonostante finirà con morire in una prigione di massima sicurezza, in cui è stato trasferito solo poche settimane prima, la propaganda è riuscita a costruire un ritratto distorto. Quello di un neonazista sopravvalutato e pagato dall'Occidente, morto per caso quando stava per essere rilasciato, o persino ucciso da chi lo sosteneva e non da chi lo odiava. Un ritratto che molti, anche in Occidente, reputano plausibile e veritiero.
è l'ennesima prova della forza che possiede la pressione propagandistica del Cremlino, l'ennesimo campanello d'allarme sui pericoli della post-verità.